Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Dopo 2 anni, perché siamo andati in un caldissimo pomeriggio del 22, torniamo in questa villa incredibile. Dico incredibile per la sua bellezza, ovviamente. Adesso poi Lara vi darà le sue impressioni circa appunto la villa stessa. Siamo tornati appunto a Villa Anna, villa piena di storia. Avete sentito questo famoso tunnel che parte dal pozzo della villa e va a finire nella chiesa, dove si dice che c'era appunto la carrozza della regina Teodolinda, e per cui insomma già la storia c'è, e aggiungiamoci la storia fantasmatica, ossia quella della famosa donna che apparirebbe sulle scale di questa casa, insomma, di questa villa. Dicevamo della villa. La villa che mi tiene lontano per la seconda volta. Una riflessione che stavo facendo con Corrado è sul quali erano le case che noi abbiamo visitato in quanto durante le indagini, che mi sono piaciute di più. Allora, escludendo Villa de Vecchi, che per noi è la regina delle ville, e senza nulla togliere, ci mancherebbe, a villone come Villa Conchiglia o Villa Moglia, che sono straordinarie, ma personalmente ci sono 3 case che mi sono rimaste nel cuore. Una è la Villa degli Amanti, una è la villa che abbiamo noi definito dei francesi, e Villa Anna. Dal punto di vista architettonico sono le case che a me piacciono tanto, la presenza della torretta, queste stanze, i sotterranei, insomma mi piacciono tanto, ma hanno questo potere su di me, cioè quello di tenermi lontano. Forse l'unica più tranquilla è la Villa degli Amanti, ma sia la Villa dei Francesi che questa hanno qualcosa o qualcuno che non mi fa stare tranquilla al loro interno. Non so che cosa mi sia successo, sinceramente, una situazione, una sensazione di disagio che mi ha fatto comunque condurre l'indagine fino alla fine. Sì, certo. Sì, fino alla fine, ma con quell'inquietudine di base che non mi faceva stare tranquilla. Tanto più che più si andava in alto, più si andava verso la soffitta, il disagio cresceva, fino ad arrivare a sentire questa sensazione alla bocca dello stomaco, proprio la nausea, che mi è sparita stranamente andando in cantina, cosa strana per me. E poi questo colpo di tosse che è durato anche una mezz'ora dopo la fine dell'indagine. Esatto, questo colpo di tosse che è cominciato ed è perdurato, e che a conti fatti ci siamo guardati e abbiamo detto: tutto sommato l'indagine è stata fatta, l'abbiamo portata a casa, chiudiaamo qua, perché non riuscivo più né a parlare né altro. Praticamente avevo in macchina un'asmatica fino a casa, ecco, quindi fate conto. Facciamo i seri ogni tanto, poi dopo dicono che i gianduiotti sono bravi, ma sono bravi veramente, noi no. Questo è fuori discussione. Caspita, loro sono più seri, noi siamo più cialtroni. Eccoci. Comunque sì, è vero, esatto. Ho tossito anche dopo. Arrivando un attimino al discorso situazioni successe, allora io partirei, infatti non sarei mai assunto dalla Tecnocasa perché si parte dal basso, invece parto dal sottotetto. Ecco, partirei dal sottotetto, e proprio perché abbiamo trovato questa sorta di decoro funereo, sì. Ecco, che già lì ci ha fatto un attimimino sobbalzare, perché in una casa, ragazzi, non dovrebbe starci una cosa del genere. È strano che ci sia uno striscione delle pompe funebri, esatto, insomma, per quanto possa aver magari stazionato la salma del proprietario della villa per qualche giorno all'interno della casa, si usava, per cui ci sta tutto, ma ci sia stata proprio lo striscione. Però riflettendoci, la prima volta, almeno in quel punto, noi non l'abbiamo visto, non c'era. Quindi o è stato riportato nei 2 anni che trascorsi, esatto, oppure oppure magari era in un posto più nascosto che noi non abbiamo visto ed è stato spostato fin lì. Esattamente. Poi il sottotetto ci ha portato poi a vedere anche una sorta di bracciale che in tutta onestà sembrava lasciato lì ieri, perché era assolutamente pulito, candido, proprio senza neanche sulla polvere.
e aveva questi segni dell'infinito, Sì. l'otto rovesciato. L'otto rovesciato. Che onestamente, vabbè, noi abbiamo fatto ovviamente il collegamento all'otto rovesciato, quindi all'infinito, però magari è pura casualità, però era la stranezza che era nuovo, quindi non faceva parte, diciamo, della vecchiaia della casa. Sì. Ecco. Ed era un braccialetto perché aveva i gancetti proprio. Sì, aveva i gancini. Gancetti proprio Sì. per agganciarlo, insomma. E quindi questa è la seconda anomalia no, Stranezza. chiamiamolo stranezza, Mm. esatto, ritrovamento. L'anomalia forte, ragazzi, è stata quella del generatore di parole. Avete visto in indagine, abbiamo fatto la nostra Ghost Box, dalla quale sono uscite cose anche abbastanza interessanti, non direi esaustive, però interessanti. Sì. E però nel momento in cui appunto stavamo per iniziare il generatore di parole, d'incanto, cosa che non ci siamo accorti, si è spenta la macchina. Si è spenta la macchina E non ha registrato, e non ha registrato un non ha fico registrato secco. niente, per cui dovete andare sulla fiducia. Sì, però ecco, le parole che uscivano dal generatore di parole cominciavano ad inquietarci, perché comunque erano tutte parole come se ci smontassero, no? Come se ci Sì. dicessero andate via perché Sì. qui non siete benvenuti, c'è qualcosa che comunque vi caccia via, insomma, E era che in vai qualche- via, vai Esatto. giù, fai le scale, adesso Sì, non ricordo. e che in qualche modo poi il contenuto si ricollega alle parole o alla sessione del libro, perché anche in quel caso le parole non erano tra virgolette rosee o positive, Sì. e spesso e volentieri il dito mi cadeva sul vuoto, Sì. come se non volessero risponderci o volessero prenderci in giro. Sì, infatti noi il video l'abbiamo intitolato Ci volevano prendere in Sì, giro, sì. ma proprio perché avevamo questa sensazione. A volte lo diciamo sempre, ragazzi, K2 siamo noi, non c'è niente Sì. da fare. Quindi, Ma ecco, ultimamente Esatto. ci stiamo rendendo conto che valiamo più noi Sì. come cartina tornasole piuttosto che che gli gli strumenti. E quindi insomma noi, proprio noi, non uno di noi, tutte e due abbiamo avuto la sensazione che lì non eravamo ben Ben accetti. accetti. Per cui a un certo punto abbiamo insistito ancora quell'attimo che serve per essere ancora più curiosi di Sì. prima, però poi Lara ha avuto l'attacco di tosse, Sì. quindi insomma Sì, se non era tanto il mi dà caso tanto, di rimanere lì, esatto. cioè, Poi il fatto stesso che Lara in cantina si sia sentita meno a disagio rispetto alle volte precedenti, mi viene in mente la stessa casa dei francesi, lasciamo piuttosto perdere. che altre cantine che abbiamo perlustrato col tempo. Ecco, già il fatto che lì, dove è un momento di criticità sua, si sia trovata addirittura bene, insomma c'è qualcosa che non Sì, torna. no, c'era qualcosa che non tornava assolutamente, ed era un'inquietudine, un disagio che mi portava a non connettere in un certo senso, Sì. ovvero avevo fatica a formulare le domande, Sì. cioè non trovavo un nesso per cui creare domande che avessero un senso. E quando è così rimango spiazzata, perché dico ok, sì, mi vengono date delle parole dal generatore di parole piuttosto che dalla Ghost Box o anche dal libro, dal libro, però la sessione del libro è stata un attimino più, per quanto incerta, un pochino più fluida. Ma quando capita questo, cioè quando non riesco a formulare parole, domande, lì mi devo un attimino fermare, perché c'è qualcosa che non va. Prima di passare a quelli che sono stati i rumori che evidentemente abbiamo, ma avete anche sentito, anzi grazie dei commenti, perché siete preziosissimi, addirittura ci lasciate il tempo, il minuto da riascoltare. Però ecco, al di là di questi rumoretti che adesso vi illustreremo, la cosa che è successa in cantina e che non era mai successa se non proprio all'ingresso, che però probabilmente c'era qualche cosa, noi avevamo qualcosa addosso noi che poteva interferire, è stato il fatto che abbia brillato il K2. Sì. In cantina ha brillato almeno 2 o 3 volte fino a fondo scala, quindi anche lì nel momento in cui il libro cominciava o sembrava ci cominciasse a prendere per il naso. Esatto. Quindi, no, anche quello è probabilmente un segnale di qualcosa. Rimaniamo comunque dell'idea che siamo noi come persone forse gli strumenti più validi. Sì. Non è una garanzia, no, perché
nessuno ha la prova certa e la garanzia certa che le cose siano così, però quando cominci a avere il brividino con la schiena, diciamo. Ecco, lungi da noi ragazzi, ma lungi anche da Davide e da Franci, non ci sentirete mai dire che siamo sensitivi, no, ma ve l'abbiamo già detto altre volte. Esatto, però effettivamente sensitivi sì, sensitivi no, quando si prova qualcosa lo si prova, fine dei giochi, quindi è per noi star qua. Esatto, cioè e per noi diventa anche difficile, cioè lo vedete magari nel nostro comportamento, sì. Magari la mancanza della parola, nel senso che si fa fatica a parlare, oppure l'essere un pochino più guardinghi. Durante la sessione della Ghost Box io mi sono spaventata perché sì. Corrado ha detto guarda che si illumina, lui l'ha detto in maniera piuttosto brusca, e io mi sono spaventata, non c'era nulla di cui spaventarsi, ma ero nervosa io. È un po' quello che era successo a Francesca. A Francesca, esatto, siamo andati alle Ricavur, cioè quando si è nervosi, poi basta una briciola a farti saltare, Purtroppo voi non potete percepire questo guardandoci e basta, sì. Quindi non possiamo trasmettervi in altro modo la sensazione. Non siamo ancora così bravi. Esatto, non possiamo trasmettervi la sensazione che si prova in quel momento specifico, e non è facile. Ci piacerebbe che riuscisse a farlo, a viverlo, sì. Ma più di questo noi non possiamo fare, però no. Ci sono veramente dei momenti in cui si ha veramente, non voglio dire paura, ma strizza. Sì, oltretutto quella casa lì a me ha fatto provare, si parlava di paura, anche una certa paura / inquietudine, perché come nella villa dei francesi si arriva in prossimità della strada stessa e si vede la casa messa lì, sì. Ed è la classica scena insomma, no? Della famigliada, più della famigliada, più il classico film d'orrore, sì, no? Sì, proprio la casa sulla collinetta, esatto, i ragazzi in gita che vanno a svernare in questa villa fuori dalla città e poi trovano esatto. la casa, ed effettivamente questa è stata la sensazione è quella, cioè con Villa Anna la sensazione sì, è quella, è proprio, fate conto ragazzi, quella strada che avete visto nel finale video quando siamo usciti, che io ho ripreso, sulla sinistra c'è la collina con sopra la casa, sì. Insomma, la sensazione è proprio quella, cioè sì. Di dire che bello, siamo arrivati qui, sì. E poi c'è l'Urch che ci apre la porta, sì, e ci fa entrare. Forse lui ancora il problema è che non si sa mai cosa si trova. L'impatto visivo, sì. Ed emotivo ovviamente che si ha vedendo una situazione del genere lascia il segno. Sì, anche perché poi la natura piano piano, e giustamente aggiungo io, si sta riprendendo i suoi spazi, per cui la casa ovviamente è ricoperta da edere, da cose sue della natura, e per cui diventa ancora più tetra. Poi siamo arrivati in una giornata di nebbia, di pioggia, pioggerellina insieme a nebbia, insomma, tipico clima sardo o siciliano. Sì, proprio a dicembre, proprio uguale. No, ci capita di trovare alcune vostre richieste dove ci chiedete vogliamo venire con voi, no? È una cosa questa che abbiamo forse già detto. Sì. Sappiate che andare in indagine non è una passeggiata, no. Come ripeto, l'abbiamo già detto. Noi spesso e volentieri andiamo di giorno, è ok, ma quando si va di notte... ci siamo anche andati. Sì, no, dicevo, spesso e volentieri capita che noi, io e te, almeno quando siamo solo io e te, certo. Si vada di giorno, anche per una questione di sicurezza, per tanti motivi. Però si va anche di notte, e soprattutto il periodo invernale, se anche tu inizi l'indagine alle 3 del pomeriggio, alle 4 del pomeriggio, ora buio. Che fai tutto, arriva il buio. Per cui non è facilissimo trovarsi in una struttura dove non sai se puoi trovare qualcuno dentro, i pericoli, per quanto tu faccia il sopralluogo, quindi non è come andare in gita, non è come andare in gita. Ragazzi, se non ci tenete alla vita, scriveteci su Cacciatori di Segnali, tutti abbiamo la fila, quindi
E altro da aggiungere, ragazzi, non ho se non quello di iscrivervi al canale, perché noi abbiamo un parametro che YouTube ci fornisce dove notiamo, il che ci fa piacere, che i nostri video li guardate in tantissimi, Sì. però non sono mai all'altezza degli iscritti, quindi diffondete la voce, fate iscrivere i vostri amici, parenti, nonni, bambini che poi vi chiederanno i danni da grandi, insomma fate quello che volete, mettete il like, lasciate un commento, sì. Aiuta tantissimo l'algoritmo di YouTube, purtroppo sì, è così, purtroppo è così, a voi non costa nulla, ma per noi può essere un respiro. È un respiro ed è anche un incentivo a continuare, sì. Vuol dire che ci seguite, che piacciono i nostri contenuti e come li facciamo, e diffondete il verbo come sempre. Se volete offrirci un caffè lo potete fare tranquillamente, non chiediamo la cena ma il caffè volentieri, e quindi insomma, detto questo, un aiuto non si rifiuta, un aiuto non si rifiuta. Esatto. Noi siamo in imbarazzo a dire questo, ve ne accorgete, non siamo come quelli che spudoratamente dicono lasciateci un'offerta. Per noi è veramente difficile chiedere. Ecco, sì, c'è l'offerta, noi chiediamo l'offerta a cappello, che è in gergo musicale, che io ne so leggermente libera, qualcosa, vuol dire mettere un cappello in prossimità della parte scenica della stanza e sperare che qualche buonanima ci lasci dentro uno scellino. Uno scellino, esatto. Se ci volete lasciare un obolo, sì. Ecco, noi lo accettiamo volentieri. Esatto, lo accettiamo anche perché poi le attrezzature che abbiamo e che vi permettono di vedere ciò che noi vi trasmettiamo tutto l'anno, perché ricordiamoci, ragazzi, che 3 anni che non lasciamo mai un lunedì vuoto, scoperto. E poi anche questo è grazie all'attrezzatura che addirittura abbiamo comprato 2 cosine grazie a voi. Assolutamente sì. Vi abbiamo dimostrato che non li spendiamo sì. in scemenza. Ecco. E poi comunque sì, anche una cosa che abbiamo già affrontato, ci piacerebbe tanto andare in certi posti a fare, però lo sapete benissimo qual è il problema, cioè i costi, i viaggi, i costi, nel senso, sia per quanto riguarda gli spostamenti ovviamente, ma anche posti come castelli o cose del genere dove ti chiedono i soldi, per cui dici caspita, perché? No, basta però soldi, vabbè, non ne parliamo più. Magari non ci sentirete, vi chiediamo per anche altri, scusa. Ci sentirete magari tra 3 mesi riparlarne, ecco. Però insomma ogni tanto ci buttiamo lì la cosa, perché per lo noi facciamo anche noi ossigeno, a fatica, lo facciamo anche noi perché funziona così, però insomma. Va bene, allora se il video vi è piaciuto lasciate un like, le raccomandazioni le abbiamo fatte prima ma ve le ricordo, condividete il video, girate voce affinché gli altri vostri amici si iscrivano e soprattutto il video di lunedì mettetevi un bel like. Ci vediamo lunedì per la prossima avventura. Ciao.